Ciao! In questo video vedremo la riparazione di questa calcolatrice portatile, un vero gioiello e capolavoro stilistico italiano, costruito nel 1973 dalla nostra Olivetti. È il modello Divisum 18, portatile, quindi con batteria a nickel cadmio ricaricabile. Ha il suo caricatore, che è questo, che si innesta qua lateralmente. C'è ancora il suo manuale multilingua originale, ci sono sia le istruzioni per inserire il caricabatteria che le istruzioni per usare la calcolatrice. La calcolatrice è molto semplice, fa solo le 4 operazioni matematiche. Andiamo ad aprirla e vedere che problemi ha. La calcolatrice è corredata di questo alimentatore caricabatterie che si innesta qui sul lato in questo modo. Questo è il suo manuale in originale, in più lingue. Questa calcolatrice è stata prodotta nel 1973, questo è l'interruttore d'accensione, questo è un indicatore di errore e di batteria scarica, questi sono i numeri di decimali che andranno in stampa e nient'altro, la tastiera numerica e i tasti per fare le operazioni matematiche. Le operazioni matematiche sono solo 4, più, meno, per e diviso. Il design è opera dell'architetto Mario Bellini. Andiamo adesso a analizzare prima di tutto l'alimentatore, così vediamo se funziona e poi vediamo dentro come è costruito. Materiali di alta qualità, plastiche davvero robuste, non ci sono incastri ma due viti. Queste due viti che non sono autofilatanti che entrano nella plastica, ma ci sono due inserti metallici e le viti si avvitano in questi filetti. Vediamo il trasformatore marcato Olivetti con il numero di prodotto, fatto davvero bene. Questo è il secondario e questo è il primario. Guardate come è costruito bene, è davvero un gioiello. È curato nei minimi particolari, non c'è un filo di ruggine. Il 220 va al trasformatore, dal trasformatore un filo va a questo filtro, presumo che sia, qui c'è scritto 24 microhenry, penso che sia un'induttanza di modo comune. L'altro passa dentro qui, non so cosa ci sia, ed esce e torna al filtro. Proviamo col tester cosa c'è qui, perché questo componente non si riesce a smontare, cioè bisognerebbe piegare questo, non ho voglia di manomettere questo sistema. Vediamo cosa ci dice il tester ai capi di questi due terminali. Facciamo la misura con l'LCL meter, lo mettiamo in automatico, function auto, 5 ohm, potrebbe essere anche un fusibile, induttanza non riesco a misurarla, 5 ohm come impedenza, quindi potrebbe essere sì un fusibile. Ho collegato l'alimentazione 220, dovrebbero uscire un 12 volt in corrente alternata, andiamo a misurare qui sull'uscita, 14 volt perché l'alimentazione non è 220 ma è leggermente di più, qui non riusciamo a misurarla, 226 quindi è leggermente più alta e di conseguenza anche l'uscita è un pelino più alta. Poi a vuoto la tensione è sempre maggiore rispetto a quando il trasformatore viene caricato. Per smontarla bisogna togliere le 4 viti sul posteriore e ci sono questi 4 gommini stranissimi che hanno un forellino dove si infila il cacciavite e si svita il tutto. Quindi gommino e vite, c'è un piccolo forellino fatto apposta. Eccola aperta, vediamo la batteria formata da 4 celle nickel cadmio, purtroppo ha rilasciato l'acido, fortunatamente si è fermato sulla batteria, non è andata a danneggiare altro. Vedo condensatori già danneggiati, questo si vede proprio che è gonfio, questo è il gommino che addirittura è uscito, forse anche questo, già guardarli sono da cambiare. Adesso smonto le schede per vedere come è costruita, già vedo che il circuito stampato è dorato, le piste sono tutte placate in oro e non c'è il minimo di ossido in giro, è davvero un gioiellino. Questa carta della stampante è una carta speciale con dell'alluminio perché la testina va a bruciare con una frequenza particolare l'alluminio per far vedere poi i numerini. Dove c'è la bruciatura rimane più scuro. Ho trovato il numero di serie, io lo cercavo fuori dal contenitore ma è sotto il rotolino della carta, probabilmente visibile anche dallo sportello che c'è dietro
è questo qui, quindi quando si va a ricaricare la carta c'è la possibilità di vedere anche il numero di serie. Ho rimosso prima la batteria, guardate come è fatto bene questo connettore che si innesta nel suo caricatore. La cura nei particolari qui è molto alta. Notiamo anche i componenti tutti sollevati. Andiamo a smontare le schede. Rimossi i due dadi, si può togliere la scheda di alimentazione. Questo è un alimentatore switching, questo è il suo trasformatore, i due transistor finali. Qui è dove vengono portate le tensioni, quelle che salgono e quelle che scendono, come indicato in questo documento. Il 5 è il ground, il 4 è il meno 23 volt CC che viene generato, poi c'è anche un meno 40, lo spegnimento, e un più 5 volt. Ci sono due chip dell'SGS sotto nella scheda principale, che sono questi qui, bellissimi, si vedono tutti i pin dorati. Anche quest'altro probabilmente sotto ai pin dorati. Questi qui c'è scritto che sono driver a 16 pin. Utilizzo due moduli driver a 16 pin etichettati K004, che sono questi qua blu. Andiamo avanti perché volevo arrivare a smontare tutto per vedere la meccanica della tastiera, che dovrebbe essere anch'essa tutta dorata, e verificare i condensatori elettrolitici rimasti. Uno è questo, qui c'è una targhetta, matricola della scheda, qui c'è scritto Zinco 107, non so cosa significa, probabilmente è il nome che gli hanno dato alla scheda. Rimossa la stampante, notiamo tutti i contatti dorati, questi due sono del motore e questi qui penso che vadano alla testina di stampa. Questi contatti dorati vanno su queste piste dorate, è per questo che tutto il circuito stampato è dorato, perché dovevano dorare quella parte qua. È un po' da pulire. Questa è una lamella che serve a fare fine corsa, fa il rallentamento e lo stop. La testina è sotto qui ed è formata da 7, vediamo se riesco a farteli vedere, sono tipo 7 aghetti, questi qua piccolini, che adesso andrò a pulire con un pennellino senza far danni, così andrò a pulirli per bene. Rimossa quest'altra scheda, vediamo il lato sotto, anche qui ci sono dei contatti dorati, questa è la lampadina rossa che abbiamo visto, questo è il selettore dei decimali e queste qui sono tutte le piazzole dove appoggia la tastiera, tutto dorato. Andiamo a vedere questa meccanica fatta davvero bene, è davvero un capolavoro. Guardate che roba. Dopo tutti questi anni nessun problema meccanico. Guardate l'interruttore. Adesso io procederò a pulire la basta isopropilico o le cartine quelle posta per pulire i contatti. Pulire le punte di tutti questi contattini, pulire con l'isopropilico giusto per tirare via quella patina che c'è sopra all'oro, anche se qui è pulitissimo. Bisogna pulire bene queste piste, provare questo condensatore, questo qui sembrerebbe un resistore. Di questo alimentatore ho fatto uno schemino dei condensatori, del ponte, batteria e delle tensioni che dovrebbero esserci qui su questo connettore. Ho alzato i condensatori elettrolitici per provarli meglio, anche se poi andrò a cambiarli tutti perché sono vecchi e all'interno saranno sicuramente secchi. Provati con il ponte LCR, c'è solo questo condensatore qui che proprio è fuori tolleranza drasticamente. Gli altri bene o male hanno ancora una buona capacità. Ho provato con i provadiodi del multimetro tutti i diodi, vediamo insieme questi transistor 1, 2, 3, 4 se non presentano cortocircuiti. Mettiamo sul provadiodi e andiamo a vedere se ci sono le giunzioni. Anche non sapendo dov'è la base andiamo a cercare le due giunzioni del transistor. Questa è la giunzione e questa è l'altra, quello dovrebbe essere buono. Questa è la giunzione e questa è l'altra, poi ci sono questi due piccoli. Questa è la giunzione
e questa è l'altra, ok, 0606, poi c'è quest'altro, che potrebbe non essere un transistor, già visto così, no, ok, una giunzione e l'altra giunzione. Quindi qui direi che ho provato tutti i diodi, tutti i transistor, i condensatori, mancherebbero le resistenze. Si fa un po' di fatica a leggerle perché sono resistenze di precisione, hanno tante fasce. Vediamo ad esempio insieme arancio, arancio, rosso, questa qui è una 332 3300 ohm. È chiaro che sul circuito potrebbe esserci qualcosa in parallelo, il valore potrebbe essere inferiore. Comunque 3328 è corretta. Questa rosso rosso marrone 221 220 ohm, 219, perfetto. Questa che sembra un diodo è una resistenza, stranamente è una resistenza alla fascia, probabilmente è una resistenza di precisione, c'è scritto 10 kΩ, è proprio stampigliato sopra. 10 kΩ, perfetto. Questa è una resistenza al 2% che non riesco a leggere il valore, vediamo che valore ci dà. 1 ohm, si intravede sotto 1 ohm. Poi ci sono quelle 4 qui, vediamo se riusciamo a leggerle. 1, 3, 0, 2, 130, 1300, 13.000. Cosa misuriamo? 11,3 perché probabilmente c'è in parallelo qualcosa, il valore si abbassa. Vediamo questa. 1, 0, 4, 100k. Misura 11k perché c'è in parallelo qualcosa. Su quest'altra scheda ho sollevato i condensatori, questi a film in poliestere per provarli, sono perfetti. Questo elettrolitico, anche se buono, andrò a sostituirlo. Ho provato i diodi e questo ponte l'ho tolto perché ha un diodo interrotto. Andiamo a provarlo adesso insieme. Questo è il ponte guasto che ho tolto, andrò a sostituirlo con questo V01 che è giusto uguale. Andiamo insieme a provare il ponte di diodi. Come si fa a provare un ponte di diodi? Il ponte all'interno ha 4 diodi collegati in questo modo, alternata alternata più e meno. Visto da sopra quindi è così e visto da sotto è così, con i 4 diodi in questo modo. Adesso io per provarlo lo inserisco in questa morsetta tenendo il più in basso a destra. Mettiamo vicino lo schemino, quindi come dobbiamo procedere? Devo mettere il puntale nero e andare sulle due alternate, quindi provare questo diodo e questo diodo. Tra qua, questo è il primo diodo e questo è il secondo diodo. Poi devo mettere il puntale rosso qui e provare questo diodo e questo diodo. Questo c'è e quest'ultimo è quello interrotto. Infatti non c'è. Questo diodo è interrotto. Quindi ricapitolando velocemente, basta mettere puntale nero sul più e fare alternata, alternata, il puntale rosso sul meno, fare alternata e alternata. In un attimo si provano tutti e 4 i diodi. Il proprietario di questa calcolatrice mi ha chiesto se potevo farlo andare direttamente con la rete togliendo le batterie. Ho pensato di fare questa modifica, aggiungere un 7805, un condensatore, per mandare il 5 volt al posto della batteria. Prima invece c'era un circuito di carica della batteria e veniva prelevato il 5 volt dalla batteria, quindi il caricatore non andava a alimentare direttamente la calcolatrice, ma si occupava solo di caricare la batteria lentamente. Adesso però vorrei vedere se il trasformatore ce la fa a tirarmi fuori la corrente richiesta a 5 volt. Se queste specifiche sono giuste, qui mi dice che la calcolatrice a 5 volt consuma 250 quando non è in stampa, e quando va in stampa arriva a 400 mA. Ho quindi montato un circuitino volante collegato all'alimentatore, il ponte, il condensatore sull'ingresso del 7805, sull'uscita del condensatore poi dovrebbe già esserci sul circuito, io l'ho aggiunto lì. Ho collegato adesso all'oscilloscopio il carico elettronico, andiamo a vederli. Qui sono sul 5 volt d'uscita del 7805, andiamo a caricare 250 mA circa, che è la corrente riposo. 260 mA, l'uscita è perfetta, andiamo a 400 mA e ci siamo. Andiamo un pochino di più per vedere dove, ecco qui, vediamo che già a 480, andiamo scendo, 440 è buono,
e a mezzo ampere non ce la fa più. Non ce la fa più perché ho visto che comunque si abbassa la tensione del trasformatore. Adesso volevo, anziché usare un 7805 normale, usare questo qui è un 4940 che accetta anche una tensione molto bassa in ingresso, quindi se il ripple scende molto dovrei guadagnare qualcosa. Ho collegato volante il 4940, andiamo a vedere come si comporta. 200 mAh perfetto, 400 mAh perfetto, riesco ad arrivare a mezzo ampere che prima non riuscivo. Dopo andando su ovviamente il trasformatore si siede. Per provare meglio i componenti, in particolare i semiconduttori, posso fare uso del prova componenti, il curve tester, di cui ho già fatto un video. Posso provare tutti i diodi guardando la curva caratteristica, vedi questa L, e così li faccio passare tutti. Qui c'è in parallelo qualcosa sicuramente, anche qui, ok. Al limite questi due diodi si possono staccare da un lato e verificare, cosa che andrò a fare. Questi due diodi qui, quest'altro diodo, anche qui possiamo però agire magari sulla frequenza abbassandola, infatti la curva, e anche possiamo agire sulla resistenza. Probabilmente c'è in parallelo qualcosa che disturba. Stesso modo i transistor, questi se non sbaglio hanno la base in mezzo, una giunzione e l'altra giunzione, una giunzione e l'altra giunzione. Per ora ho cambiato solo questi 3 condensatori qui perché ce li avevo, adesso recupero questi 2 e li vado a cambiare. Però nel frattempo potremo già accenderla così. Provo questi 2 diodi. Adesso do alimentazione qua dove c'è il meno e il più 5 dove arriva la batteria. Quindi qui arriva il 5 volt, 4,8. Poi quando sono cariche ci sono circa 5 volt qua. Quindi simuliamo che la batteria dà la tensione qua. E dovrebbero uscire circa un meno 23 e circa un meno 40. Do tensione. Si sente un piccolo sibilo. Non so se verrà registrato. La tensione è scesa siamo sulla scala del 10, ho messo la misura direttamente sull'oscilloscopio, sono 23,3 volt in negativo. Qui sono 30 volt, sull'off abbiamo un meno 11. Del resto, non avendo gli schemi è sempre un po' difficile. Qui c'è qualche oscillazione, vediamo che frequenza oscilla. Sono 1,6 kHz. Qui c'è qualcos'altro, ma sembra alla frequenza doppia, 3,2 kHz. Visto così, l'alimentatore funziona bene. Di questa scheda adesso con il prova componenti vado a controllare tutti i transistor ed i diodi, il ponte e le resistenze le provo tutte con il multimetro. Purtroppo ci sono su questi 2 componenti custom fatti dall'SGS, anche tutti i transistor sono marchiati SGS, sperando che non si siano guastati per sovratensione, perché la mia paura è che quando si è guastata la batteria poi qui è stato collegato l'alimentatore. E cosa succede? Collegando l'alimentatore con la batteria aperta la tensione sale e magari sale sopra al valore massimo accettabile da questi integrati. La batteria fa da stabilizzatore. Una volta si usava a fare così, in pratica la carica della batteria viene fatta da il ponte e delle resistenze, ho visto, non c'è neanche un limitatore elettronico di corrente, quindi viene caricata con una resistenza serie e purtroppo se si stacca la batteria questa tensione qui sale e c'è il rischio di distruggere gli integrati. Spero che non sia successo questo, perché altrimenti non si può fare più nulla. Questi integrati non si possono di certo trovare in commercio, nemmeno questi 2 chiamati driver, che non so cosa ci sia dentro, 2 componenti misteriosi. Ho riassemblato tutto. I condensatori ancora non li ho cambiati perché devo recuperarli, però sono buoni, per fare una prima prova vanno bene. Ho messo anche la carta perché sicuramente lei va a sentire se c'è la carta, e se non c'è la carta dà errore, quindi dovrebbe far accendere la lampadina rossa. All'accensione ho letto sul manualetto che dovrebbe accendersi il rosso e per spegnerlo bisogna schiacciare il tasto T.
Questo della batteria non l'ho più montato perché è tutto completamente ossidato, quindi andiamo direttamente qui, che è dove va la batteria dopo l'interruttore. Andando lì bypassiamo anche l'interruttore. Do tensione, qualcosa si accende, si dovrebbe spegnere col tasto T, non si spegne, proviamo a fare un'operazione. No, prima si deve spegnere il rosso. Controlliamo le tensioni, ma erano corrette. Meno 22, meno 33, e questo è lo spegnimento quando la batteria è a basso livello, va a spegnere lo switching. Tensioni ci sono, componenti testati tutti. Adesso faccio ancora un po' di controlli, ma la mia paura è che i due chip siano andati per sovratensione quando è stato collegato l'alimentatore con le batterie fuori uso, perché le batterie si sono aperte e tutta la tensione si è alzata e è andata sui chip danneggiandoli. Adesso faccio ancora un po' di verifiche, ma la vedo molto dura. Siamo giunti al termine, purtroppo con la brutta notizia che non è riparabile. Sono riuscito, facendo altre prove, a far scrivere la testina, però i due chip non rispondono. È proprio successo che, essendosi danneggiata la batteria e avendo inserito l'alimentatore caricabatteria sul lato, la tensione si è alzata, i 5 volt che la batteria dovrebbe tenere stabilizzati si sono alzati e hanno danneggiato i due chip. Cercando su internet sembra che sia un problema di questa calcolatrice, quindi se ne avete una non collegate l'alimentatore, bisogna aprirla o cambiare la batteria o fare un circuito che stabilizzi i 5 volt, quello che volevo fare io all'inizio, ma purtroppo è stato troppo tardi. Spero che comunque le nozioni di riparazione ti siano state utili, e comunque un bel pezzo da museo da tenere in collezione, e noi ci vediamo e sentiamo al prossimo video. Ciao!